Questo abbatte la frizione al dover iniziare a girare video e poi a doverli montare. Ciao da Marco e benvenuti in questa nuova puntata di YouTube Journey in cui andiamo a esplorare vari aspetti per far crescere il nostro canale YouTube in modo costante e crescente. In questa tappa del nostro viaggio andremo a parlare di un'altra tematica estremamente importante nella creazione di un canale, anzi senza questo aspetto non si potrebbe proprio creare un canale, ovvero la creazione, sviluppo e montaggio di video. Ovviamente non lo farò da solo, ma lo sarà con me un grande ospite, un videomaker di professione e fondatore e CEO dell'agenzia di video marketing Omnidea, Antonio Barbera. Allora, Antonio, prima di lasciarti la parola, ricordo a tutti quanti in breve come funziona questa serie. Intanto ti invito a lasciare un bel like e iscriverti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche per non perdere i prossimi video e di guardare questo contenuto fino alla fine perché proprio nella parte finale vi porrò un sondaggio da fare che ci servirà per continuare la creazione di questo canale reale che stiamo facendo da zero tutti insieme. Infatti nella scorsa puntata a questo riguardo vi avevo chiesto che banner volevate scegliere tra quelli che vi avevo proposto e come potete vedere in questa immagine questo è quello che avete selezionato voi tramite i vostri commenti. E ovviamente anche oggi vi chiederò il vostro aiuto per inserire un altro elemento fondamentale del nostro canale YouTube. Detto ciò, quindi Antonio, ti faccio subito la prima domanda. In base alla tua esperienza, quali sono alcune regole importanti da rispettare quando si crea un video? Grazie Marco intanto per l'ospitalità in questo bellissimo format, grazie anche da parte nostra che creiamo video tutti i giorni per regalarci tanta della tua esperienza creando format come questo, educativi, che ci fanno fare proprio un viaggio all'interno di un mondo che è quello dei video. Quindi relativamente a questa cosa che mi chiedi, le regole per creare dei video, ce ne sarebbero tante. Sicuramente una delle prime cose può sembrare banale ma non lo è, perché molto spesso si accende una videocamera solamente perché ci dicono che dobbiamo fare video, e quindi una cosa che dico sempre è capisci qual è l'obiettivo dei video che vuoi creare. Vale a dire, ci sono dei video per il marketing che sono orientati all'educazione, ci sono dei video che sono orientati ad una conversione, quindi magari dei video che possono essere ospitati anche in landing page, ad esempio. Ci sono dei video che vogliono semplicemente far girare il nome del tuo brand, quindi dei video orientati all'awareness, quindi alla consapevolezza delle persone circa il tuo brand. Ci sono dei video che vogliono rispondere a domande, dei video per fare customer service. Insomma, cerca di capire qual è il tuo obiettivo, che cosa vuoi raggiungere con questi video e fai un po' di reverse engineering, quindi parti dalla fine, no? Voglio che succeda questo, cosa deve succedere, quali sono le azioni che devo ricostruire all'interno dei miei video affinché io possa raggiungere più velocemente quell'obiettivo. Quindi di conseguenza, quando hai un obiettivo hai anche una bella call to action da mettere alla fine del video. Guida sempre le persone a fare qualcosa, perché altrimenti rimane mero intrattenimento. Dopodiché un'altra regola molto importante è quella di avere ben chiaro qual è il linguaggio della piattaforma, perché questo è un video per YouTube, se lo mettessi su TikTok ad esempio sarebbe un po' anacronistico, cioè un tipo di video che per carità è bello, è fatto bene, c'è anche contenuto, però per quella piattaforma oltre a essere orizzontale, quindi già c'è qualcosa che non va, ma non parla quella lingua lì, che è una lingua magari fatta di velocità, di meme, di ironia, di trend, di musiche particolari, di effetti particolari, quindi parla il linguaggio della piattaforma. Quando poi disegni la tua strategia di contenuti video, un'altra regola importantissima è quella di rispettare la propria identità, cioè quello che sei come professionista deve passare anche attraverso i video. Non devi indossare una delle tante maschere pirandelliane che purtroppo ogni giorno ci troviamo a indossare per n motivi. Devi essere te stesso o te stessa. Devi raccontare la tua professione nelle gioie e nei dolori, quindi non raccontare soltanto le cose belle, non parlare solamente di te, ma parla anche dei problemi che hai vissuto, quindi le cose che hai sbagliato, le cose che hai già risolto. Parla di clienti e di casi studio che hai migliorato, sui quali hai impattato grazie a quella che è la tua expertise. Sicuramente un'altra cosa che posso consigliarti è non accendere la videocamera se prima non hai qualcosa da dire. Tante persone appunto si mettono davanti alla camera, come abbiamo detto anche prima, perché bisogna fare video, perché tutti lo fanno, perché i nostri competitor lo fanno, ma la domanda è: hai compreso che cosa vuoi dire? Hai qualcosa veramente da dire o stai soltanto facendo uno dei tanti video che sono presenti online? Queste sono domande non tanto da videomaker, ma proprio esistenziali, da professionista. Cerca di avere una tua identità e soprattutto qualcosa da dire.
Guarda, d'accordissimo veramente su tutto quello che hai detto e voglio fare un inciso proprio sulla questione onestà. Quando noi creiamo un nostro canale YouTube, l'onestà deve essere alla base dei nostri contenuti, perché senza questa non riusciamo a creare una vera community forte. Perché se noi siamo onesti nei nostri contenuti, dando contenuti di vero valore, utili, anzi tra l'altro secondo statistiche ufficiali, le persone che guardano video su YouTube si concentrano più sulla qualità del contenuto più che sulla qualità audio-video. Quindi se io faccio un video bellissimo, ma poi in sostanza non ti sto dicendo niente, io me ne scappo e me ne vado da qualche altra parte. Quindi è fondamentale fare questo, lavorare in questa maniera, proprio perché poi queste persone, oltre che a seguirci su YouTube, potrebbero poi fare il passo successivo, che potrebbe essere fare l'abbonamento di quelli a pagamento su YouTube se ce li abbiamo attivi, comprare i nostri prodotti e servizi, chiederci una consulenza e quant'altro. Bene, passiamo al prossimo punto. Abbiamo scelto l'argomento per il nostro video. Quali sono alcuni consigli e trucchi che puoi darci per quanto riguarda sia la produzione del contenuto che il videomontaggio e il video editing per creare davvero un prodotto di alta qualità? Beh, anche questa, Marco, è una domandona, perché di trucchi di magia non ce ne sono, però possiamo provare a passare qualche consiglio. Allora, sicuramente una cosa molto importante, lo noterai anche dal setup che ho, perché qualcosa a cui tengo particolarmente, è l'audio. Sai, un video che si vede male, un video che non è di altissima qualità, magari è un po' poco definito, ha una fotografia, quindi un'illuminazione non precisissima, passa. Ma un video che si sente male è qualcosa di veramente sgradevole, soprattutto perché, come mi piace dire sempre, l'udito è quel senso dei tanti che abbiamo che non possiamo spegnere. Quindi dedicati con attenzione all'audio nei tuoi video. Veramente bastano oggi poche decine di euro per comprare magari un microfono lavalier da mettere al tuo smartphone o alla tua videocamera per avere un audio veramente top. E poi può capitare in alcune circostanze, come un ufficio molto grande, magari non molto arredato, una sala alta, una stanza molto alta, che ci sia del riverbero. Il riverbero è quell'effetto tipico, ad esempio, degli auditorium, delle chiese, no? Dove c'è questa sorta di grande rimbombo quando si parla. Beh, devi sapere che anche in questa stanza, quando sono entrato in questo ufficio, c'era molto riverbero e adesso non lo vedi, ma ho inserito dei pannelli fonoassorbenti. Anche questi li puoi trovare a partire da qualche decina di euro già sulle piattaforme, sui vari marketplace oppure nei negozi di bricolage. Puoi cercarli anche esteticamente belli e ti aiutano a assorbire il suono e quindi fare in modo che non ci sia questo riverbero. Sicuramente aiuta molto anche, come vedi qua, mettere dei libri o mettere magari dei mobili. Se giri a casa magari devi fare dei voice over. Un trucchettino è registra i voiceover nell'armadio, perché l'armadio pieno di vestiti fa un po' quell'effetto di studio di registrazione, mettiamo così. Quindi sono dei trucchi un po' per iniziare, però vale sempre la regola audio top. Poi un'altra cosa molto importante è il set, Marco, perché ora vedrai qua intorno a me ci sono dei punti luce, ci sono dei libri, è molto carino, è un po' focus su di me, quindi non ci sono tante cose che distorgono l'attenzione. È una mia scelta, no? Quella di fare questo set per questo tipo di video, però ad esempio sui nostri canali YouTube mettiamo tanti video con dei set molto colorati, molto, molto nostri, però questa è una cosa importante. Quindi il set non deve essere per forza il cinema a tutti i costi. L'importante è avere qualche prop, quindi qualche elemento di scena. In questo caso possono essere i libri, può essere una televisione, può essere una parete come questa qua, che è una parete di mattoni, oppure potrebbe essere un muro, un fondale, quindi un muro bianco, un fondale colorato, un muro blu, un muro azzurro, un muro rosso. Insomma, decidi tu anche sulla base di quello che è il tuo personal brand, quindi di quello che magari sono i tuoi colori aziendali. Cerca un set che sia distinguibile, metti la camera ad altezza dei tuoi occhi, altrimenti c'è un po' l'effetto dall'alto verso il basso. Invece no, a noi interessa che l'occhio sia esattamente dritto in camera. Un'altra cosa che potresti fare è inserire una seconda camera. È chiaramente un passaggio in più, però come vedi questa seconda camera cosa fa? Mi dà l'opportunità di switchare, di cambiare da una camera all'altra. Io adesso mi sto anche guardando, mi sto monitorando perché devo sempre fare attenzione che sia tutto molto a fuoco, e quindi le camere oggi moderne ti permettono di avere anche un autofocus che ci aiuta tantissimo ad essere sempre a fuoco. Set identitario, set tuo, audio top. Poi un altro piccolo ma grande consiglio è: nei tuoi video inserisci delle immagini di copertura. Cosa sono le immagini di copertura? Tutte quelle immagini
di noi al lavoro, o immagini che farciscono il nostro video, che lo arricchiscono di dettagli e ci permettono anche di fare un'altra cosa, che è un altro grande consiglio che ti do, ovvero quello di interrompere il pattern. C'è una cosa che sostanzialmente noi siamo molto abituati a vedere, ad adattarci a sempre le solite cose, e questa cosa in un certo qual senso adegua la nostra visualizzazione, ci fa un po' annoiare. Ma quando nei video ci sono dei repentini cambi di scena, magari ci sono degli zoom o delle coperture o delle parole chiave che sbucano o dei pop-up o dei suoni o dei cambi di color correction, insomma divertiti, perché ti aiuterà questo a mantenere sempre l'attenzione alta dell'utente, che si sentirà sempre sul chi va là. Insomma, che cosa può succedere da un momento all'altro, magari mi metto una copertura, fammi stare attento. Ma un mio grande consiglio è: prenditi del tempo, magari con un collaboratore, con un videomaker, per tirar giù anche una lista di immagini che ti possono servire relativamente al tuo business, e ti fai una mezza giornata di riprese di coperture. Le archivi magari con dei nomi o dei tag particolari, e tu sai che hai i tuoi 50, 100, 200 clip in stock, ma in realtà non sono in stock perché sono completamente tuoi, pronti da essere inseriti in timeline. E poi il set è sempre quello, potrebbe essere sempre quello, quindi questo mi aiuta e mi facilita anche in limitare un po' quella decision fatigue, no? Oddio, adesso che mi invento, che set devo inventarmi? No, ho il mio set. Ad esempio, questo è un set che io utilizzo molto spesso per le call, con i miei clienti o con il mio team, ma lo uso tanto anche per il mio podcast che si chiama Penso Condiviso, e io ho queste luci un po' buie, ho questa atmosfera molto riflessiva, però è il mio set, quindi non devo ogni volta pensare che mi invento. Poi questa cosa si allega anche ad un altro consiglio che volevo darvi, ovvero del creare dei preset di montaggio, perché cosa succede? Che tante volte le persone hanno paura, hanno l'ansia, perché dicono: devo mettermi a montare il set, chissà adesso che non mi ricorderò mai come ho messo le cose la scorsa volta, chissà adesso mi metto al montaggio, che mi devo inventare, perché devo ricominciare tutto da capo. Se tu crei dei format, non soltanto dal punto di vista di contenuto, ma proprio delle timeline di progetto pronte, già con la mia sigla, già con il mio sottopancia, già con il mio effetto per le coperture, già con il mio testo di esempio, così me lo copio e incollo, ok? Con le mie musiche, con i miei preset audio per la voce, ad esempio. Beh, questo velocizza tantissimo il tuo lavoro, e la stessa cosa la puoi fare anche con il set. Quindi potresti avere, come nel mio caso, vi ho fatto vedere anche qua l'altra camera, no? Ho già tutto montato, ho le mie camere montate sopra il mio schermo, ci faccio le call, quindi ho trovato anche un secondo motivo per cui debba essere tutto montato, e poi ho una piccola regia che mi permette di cambiare velocemente. Quindi io, per iniziare questi video, cosa faccio? Accendo tutto, prendo il fuoco, sistemo i vari parametri, qui ho deciso di mettere delle lucine colorate, mi sistemo appunto il microfono, metto il rec e sono pronto per girare. Quindi questo abbatte la frizione al dover iniziare a girare video e poi a dover rimontare. Quindi sono problemi che immagino anche tu, Marco, vivrai ogni volta che devi accendere la videocamera. A questo riguardo apro un'altra parentesi. Se non avete la possibilità di seguire questo consiglio che vi ha appena detto Antonio, cioè di creare da voi, da zero, queste immagini di copertura o clip di copertura, ci sono tanti siti web che offrono questo tipo di contenuti, come ad esempio il mio preferito, e non è una marchetta, proprio lo uso da tantissimi anni, mi piace un sacco, è Envato Elements, e trovate qui sotto in descrizione il link per provarlo. Quindi lì troverete video, foto, davvero di qualunque tipo, creata da videomaker professionisti, e in pochi clic li potete inserire nei vostri contenuti. Detto ciò, passiamo all'ultimo punto, quello che per così dire chiude il cerchio della tematica video editing, ovvero i format. Sempre in base alla tua esperienza, quali sono i format che funzionano meglio su YouTube o comunque nella creazione di video in generale? Allora, sicuramente un tipo di video che potresti fare è il tipo di video educativo, ok? Quindi un video che porti le persone ad avere consapevolezza circa che cosa? Circa il mondo di cui parli e il mondo all'interno del quale entra il tuo prodotto o servizio. Ad esempio, sei un personal trainer? Beh, puoi fare dei video educativi su quante volte andare in palestra, come funziona una dieta, come funzionano i bilancieri, perché i bilancieri sono di ghisa. Quindi dei video formativi che in qualche modo ti aiuteranno anche a essere trovato e che sono curiosità, sono mera educazione. Poi una cosa che dico spesso è: crea dei video che ti sostituiscano. Abbiamo fatto l'esempio del personal trainer. Beh,
Pensa in epoca Covid quanto possa essere stato impattante e utile per i personal trainer fare delle schede, delle video schede. E quindi il personal trainer non poteva andare in palestra, neanche il cliente, e quindi ti faccio delle schede per lavorare a casa. Quindi in quel modo che faccio? Ti creo dei video con i quali tu puoi trovarmi nei momenti in cui non posso essere con te, quindi dei video che mi sostituiscono come professionista. Poi un altro grande format è le grandi domande, i Q&A. Pensa a tutte le cose che ti chiedono sempre i clienti e mettili in scaletta per creare dei video esattamente aderenti a quelle che sono le grandi richieste che fanno le persone, le grandi domande che ci fanno le persone. Ad esempio noi abbiamo creato un format che si chiama SOS. Che cos'è l'SOS? Se stai montando con DaVinci ad esempio e non riesci a fare un qualcosa di specifico, magari hai un problema, c'è un errore, un bug, non riesci a capire come si fa una cosa fanno generalmente le persone? Cercano su Google o su YouTube una espressione, no? Come fare questa cosa su DaVinci. Bene, il format SOS che cosa vuole fare? Vuole andare a risolvere quel singolo problema delle persone attraverso un video di pochi minuti, 1, 2, 3 minuti. E questo è un format. Noi diciamo proprio all'inizio del video, questo è SOS DaVinci ad esempio, e vuole essere una guida molto rapida senza farti perdere tempo in tantissimi tutorial per risolvere questo problema che tu hai. E questo è un format. Perché i format sono utili? Perché intanto ci aiutano a creare un senso di routine con i nostri follower. Cioè, quando c'è l'SOS io so che succede questo, non è un video a sorpresa. Poi sicuramente puoi creare come format quello delle videotestimonianze, quindi puoi intervistare i tuoi clienti migliori, i tuoi casi studio migliori, e quindi fare magari anche degli estratti per gli altri social, ma portare l'esperienza di clienti che hanno già vissuto alcuni problemi, alcune sfide e che le hanno risolte con te, quindi intervista i tuoi clienti. Poi un qualcosa che riassume tutto quello che ci siamo detti è: crea dei video ricercabili. Questo è un qualcosa di estremamente importante. Non devi creare dei video anche a livello SEO, no? Con tutti i consigli che poi dai tu anche Marco, sono super preziosi. Cioè, non creare dei video fine a se stessi, no? Che la gente trova forse se capita sul tuo canale, ma devi cercare di creare dei video che le persone cerchino. Quindi con le domande, con le parole che usano le persone, e questo è molto importante. E in ultimo, ma non meno importante, mi sento di dire: non parlare troppo di te, non parlare di quanto sei bravo, di quanto sei brava, di quanto è bella la tua azienda, di quanto sei dei numeri uno, perché alle persone non interessa sostanzialmente, comunque non interessa in questa fase. YouTube e anche altri social aiutano in una fase di educazione e di scoperta, quindi dobbiamo creare dei contenuti che diano soluzioni e che parlino meno di noi. Quindi io spero che questi consigli, insomma, vi siano piaciuti. Che dire, Antonio, grazie davvero di cuore, oggi ci hai riempito di tantissimi consigli utili, trucchi, suggerimenti che sicuramente applicandoli ci aiuteranno a creare contenuti sempre migliori, non solo dal punto di vista audio-video, ma anche proprio del contenuto stesso, dalla qualità del contenuto e del valore che possiamo offrire a chi ci guarda. Quindi, detto ciò, penso che possiamo passare all'aspetto fondamentale della nostra serie, che è quella del sondaggio. E a questo riguardo, qui sotto in descrizione trovate il link per accedere al sondaggio in cui vi chiedo quali tipi di format devo portare in questo canale che abbiamo creato da zero, che come vi ricordo parla di video editing foto da smartphone. Ok, quindi cliccate nel link, votate il sondaggio in modo che poi i primi video che andrò a creare saranno creati sulla base di questo format che avrete scelto. Quindi, detto ciò, mi raccomando, lasciate un bel like, non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale attivando la campanella su tutte le notifiche per non perdere le prossime puntate di YouTube Journey, ma di tutti i video che porto sul canale. Quindi grazie ancora ad Antonio. Grazie a te Marco, grazie dell'ospitalità, complimenti ancora per il format, ci vediamo presto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, da Marco.